Dopo avervi descritto l'importanza dell'area di Sirnes insieme all'importanza di una chiusura marginale al fine di garantire questi due aspetti, area di Sirnes ed un'area anziché una linea di chiusura marginale che possiamo ottenere con le preparazioni verticali, ci ha praticamente dimostrato questi due elementi sono fondamentali nell'evitare il maggior numero di cause di insuccesso delle nostre protesi, cioè l'insorgenza di una carie marginale secondaria tipica di una difficoltà che avevamo nella chiusura delle nostre protesi mediante delle preparazioni a spessore orizzontali che praticamente andavano a chiudere soprattutto nella fase di cementazione, diventava difficile poter far accoppiare. Qualcuno risolveva questo problema facendo una smussatura del bordo e chiudendo a finire, ma passare in una preparazione prima verticale del moncone, poi una spalla e poi una preparazione finire, quindi questi cambiamenti direzionali presentavano molte problematiche dal punto di vista di realizzare un manufatto protesico, diciamo, ideale, anche con le migliori tecniche di fusione che facevamo in passato. Oggi le preparazioni a finire, anche se ci espongono a un leggero sovracontorno verticale, dovuto al fatto che per il tecnico può risultare difficile leggere con precisione il limite di finitura e nella insicurezza talvolta si tende ad andare un pochino più lunghi che corti realizzando un sovracontorno verticale, si è visto che però un'area di contatto non solo garantisce una perfetta sigillo anche quando la cementazione non avvenga in modo ideale, ma ci previene l'insorgere praticamente delle carie odontoiatriche, ci permette di avere una buona lettura del moncone della preparazione, anche se possiamo andare oltre col tecnico andare oltre perché è difficile vedere il limite di finitura, però praticamente possiamo prendere le buone impronte non rischiando che le gengive vadano a coprire le nostre preparazioni orizzontali a spessore. E abbiamo anche sottolineato l'importanza delle possibilità con delle ritenzioni secondarie rappresentate da culisse, pinledge, pin e box e eventuali anche spalle, praticamente garantire nei monconi molto ridotti quei meccanismi di ritenzione secondaria contro la discementazione quando l'area di Sinus non sia sufficientemente adeguata. Adesso vi vorrei parlare della zirconia. La zirconia che diventa importantissima nelle preparazioni verticali e oggi possiamo dire che il biossido di zirconio o zirconia è un materiale che si ottiene per ossidazione superficiale dello zirconio. L'abbiamo già parlato in altri video parlando del titanio, che tutti i metalli esposti all'aria o all'acqua tendono a formare un leggero strato di ossido. È l'entità di questo strato di ossido che previene e protegge i tessuti sottostanti. E il titanio ha questa caratteristica di formare l'ossido di titanio ed è il primo elemento del quarto gruppo della tavola periodica e il secondo elemento è rappresentato proprio dallo zirconio che ha un doppio quasi peso atomico rispetto al titanio, avendo delle ottime e buone caratteristiche proprietà meccaniche come c'ha anche il titanio, ovviamente leggermente inferiori rispetto al titanio. Un po' di dinamica, vi correggo, l'azione antibatterica, tant'è vero che qualcuno tende a costruire collari di ossido di zirconia sui propri impianti proprio per garantire un miglior sigillo marginale, evitare la sovrainfezione batterica e il punto di partenza delle mucositi e delle periimplantiti. Questo questo zirconio, scusate, ha caratteristiche meccaniche tipiche dei metalli e per questo viene chiamato white style. È una ceramica strutturale praticamente senza vetro, quindi non è un feldspato vetroso come le ceramiche, quindi per ottenere l'estetica con la zirconia, e quindi se noi volessimo fare corone totalmente di zirconio, noi saremmo costretti praticamente
a dover usare dei sopracolori, una pittura di superficie, eventualmente utilizzare un metodo sottrattivo del colore tipo baby spina, ma sappiamo che più andiamo a colorare in superficie, più le nostre preparazioni perdono luminosità e quindi aumenta l'intensità del grigio o del verde, perdendo quelle caratteristiche di estetica che invece noi mediante un veneering realizzato con una ceramica fespatica di tipo vetroso riusciamo a fornire attraverso una corretta stratificazione una perfetta estetica praticamente delle nostre corone. E questo è appunto diciamo un elemento fondamentale anche perché la zirconia ci permette di garantire delle buone chiusure marginali senza praticamente rischiare l'estetica anche a spessori sottili. Quindi possiamo dire che la zirconia ha importanti qualità, consente un'estetica senza bordini metallici, con una morfologia e caratteristica del bordo dal punto di vista meccanico e delle garanzie di sigillo simili alle metalloceramiche, rende possibile delle procedure di cimentazione semplici e anche di tipo tradizionale, permettendo il passaggio a metodiche metal free pur utilizzando un know-how protesico tradizionale. Crea un'estetica accettabile anche in caso di spessori molto sottili, ha un notevole resistenza alla frattura, è la zirconia biocompatibile, addirittura qualcuno vuole eseguire degli impianti in zirconia che a nostro avviso non sono ideali perché non hanno quelle caratteristiche di resistenza meccanica che ha il titanio, è un materiale radiopaco, quindi ha una bassa conduttività termica e la necessità di minore invasività del solco data l'assenza di quel antiestetico bordino metallico che noi eravamo costretti in passato a dover inserire soprattutto nei settori anteriori dentro il solco gengivale. Oggi con la zirconia non è più necessario doversi approfondire in maniera importante, significativa nel solco gengivale e quindi possiamo evitare di andare a disturbare l'attacco epiteliale. È un materiale, la zirconia, che oggi sta prendendo notevolmente piede nell'ambito delle costruzioni delle nostre protesi. È un materiale che sotto stress tende ad espandere e questo praticamente evita i fenomeni di crack, in grado di sopportare carichi praticamente masticatori dai 50 ai 1000 newton e riesce a sopportare anche valori maggiori di notevole carico. E la zirconia può essere preparata con due metodi: uno, quella da zirconia pre-sinterizzata, e quella da zirconia già sinterizzata. Ovviamente quella sinterizzata richiede tempi di lavoro molto lungo e va a consumare molte frese. Quella pre-sinterizzata invece evita questi meccanismi e richiede ovviamente metodiche più complesse mediante una programmazione praticamente con sistemi computerizzati, anche perché diventa difficile poter calcolare in modo esatto, e c'è una riduzione durante la sinterizzazione circa il 25%, una riduzione del volume, quindi dei diametri, però la zirconia pre-sinterizzata presenta una lavorazione che non consuma troppe frese, non è pesante da eseguire questa lavorazione praticamente per il laboratorio. La cosa importante è cercare praticamente di comprendere il grado praticamente. Noi abbiamo delle chiusure marginali che possono dare un gap, diciamo uno spazio vuoto dai 39 ai 200 micron. Oggi alcuni autori considerano 200 micron ancora un livello praticamente accettabile di precisione della chiusura marginale con la zirconia. Ovviamente noi sappiamo dagli studi della nostra vecchia scuola che non dovremmo mai superare chiusure marginali che superano i 50 micron. Quindi con la zirconia, se ci impariamo a lavorare, otteniamo ottime chiusure marginali e noi utilizzando dei materiali come il Fitzgerald, in particolar modo quello scuro, o bacchiando con l'ematite i nostri monconi e poi inserendo diciamo le corone praticamente sui monconi, andando a guardare all'interno i punti dove sono avvenute quelle
ma che andiamo con una fresa opportuna a liberare quei punti, ovviamente rispettando il margine, possiamo aumentare fino a un 39% in più il livello, il grado di chiusura marginale delle nostre corone in zirconia. Ricordiamo che le nostre corone in zirconia, quando prepariamo i monconi per le nostre corone in zirconia, non devono avere superfici arrotondate, margini appuntiti, spigolosi. Quindi oggi possiamo dire che la zirconia ci permette di ottenere una buona chiusura marginale, quindi quell'area sulle preparazioni verticali a finire, o eventualmente ancora meglio i chamfer in tutti i loro spessori, senza dover approfondire troppo nel solco gengivale la nostra preparazione, perché non c'è l'antiestetico bordino praticamente metallico, e non rischiamo così, approfondendoci troppo, di andare ad intaccare, a toccare l'attacco connettivale. Dal punto di vista clinico noi otteniamo delle ottime, diciamo, estetiche, mettendo quel spato vetroso di ceramica al di sopra praticamente delle nostre strutture in zirconia o in ossido di zirconio, che devono però praticamente essere ancora migliorate in termini di qualità dell'adesione della ceramica sulle strutture in zirconia, per cui è importante avere delle buone conoscenze nelle tecniche di preparazione delle strutture supportanti le nostre zirconie. Oggi possiamo dire che con la zirconia noi possiamo ottenere, diciamo, delle buone preparazioni. Ricordiamo un elemento molto importante della zirconia, che nella fase di cementazione noi soprattutto possiamo usare anche materiali classici, però quello che noi consigliamo è, se vogliamo ottenere, per esempio, fare preparazioni a faccette, dobbiamo ricordare che è difficile ottenere anche con la sabbiatura, ma anche con la preparazione, la silanizzazione, una buona adesione della zirconia sui nostri cementi, praticamente anche se usiamo il Panavia. Praticamente abbiamo che sono degli cementi resinosi contenenti gruppi fosfonici, perché dentro la zirconia non è possibile silanicizzarla in quanto è presente una bassa percentuale praticamente di silicio. Non è un biossido di silicio come noi immaginiamo le nostre ceramiche, ma è un biossido di zirconia. Quindi oggi la zirconia sta prendendo piede, e io spero con queste informazioni di aver arricchito, ma rappresentano sicuramente un materiale ideale che, accoppiato a preparazioni a finire che garantiscono una superficie ampia per la chiusura marginale, o permettono o di non approfondire notevolmente nel solco gengivale perché non c'è l'antistetico bordino di metallo, e quella chiusura verticale praticamente associata a una buona liberazione dei elementi frizionanti, realizzando un fit passivo e con tecniche corrette, anche usando zirconia pre-sintetizzata che, e sapendo bene i meccanismi di espansione, ci permettono di ottenere dei manufatti con una chiusura marginale ideale, che ci previene l'insorgere delle carie, e soprattutto una buona preparazione ai monconi, che non è più necessario ridurre come una volta con le metallo, come si faceva con le metalloceramiche, perché anche 0,2 micron la zirconia è in grado di dare caratteristiche di tenuta paragonabili ai metalli. Con questo spero praticamente di avervi diciamo arricchito ulteriormente la vostra conoscenza, e vi auguro diciamo di seguirmi, e spero che mi seguirete nei prossimi video. Di contrazione